sono situazioni in cui il rischio non arriva da un contatto fisico immediato. Arriva con il tono. Una voce che cambia, una frase più dura, un volume che sale, un atteggiamento che si irrigidisce, uno sguardo che si fissa, una distanza che si accorcia, un'energia che cambia l'aria intorno. Ed è proprio lì che molte persone sbagliano. Perché quando una persona aggressiva alza la voce in pubblico, quasi tutti fanno uno di questi errori. Rispondono sullo stesso tono, provano a vincere verbalmente, si fermano troppo, si avvicinano per spiegarsi meglio, cercano di umiliare l'altro, oppure fanno il contrario e si bloccano completamente senza scegliere più nulla. E invece, in questi casi, la cosa più importante non è avere ragione, è uscire bene, uscire senza peggiorare il clima, uscire senza dare un'altra energia al conflitto, uscire senza trasformare un'aggressività verbale in una scena più pericolosa, uscire senza confondere la dignità con l'ostinazione. Oggi vediamo proprio questo. Cosa fare quando una persona aggressiva alza la voce in pubblico? Quali sono gli errori più comuni? Come leggere i primi segnali e come abbassare il tuo rischio senza entrare nella recita del confronto. Perché anche qui la sicurezza non nasce dalla battuta migliore, nasce dal controllo del ritmo, della distanza e dell'ego. Questo è l'errore più comune di tutti. Qualcuno alza la voce e il tuo corpo quasi automaticamente prepara la risposta. Più forte, più dura, più secca, più tagliente. Perché il cervello ti dice una cosa molto semplice. Se non rispondi, perdi terreno. Ma qui c'è il punto fondamentale. In una situazione aggressiva, rispondere sullo stesso tono raramente ti fa recuperare controllo, più spesso lo cede, perché stai entrando esattamente nel ritmo che l'altro ha imposto e quando entri in quel ritmo il livello sale quasi sempre. Quindi la prima regola è questa: se l'altro alza il tono, tu non devi copiarlo. Non per debolezza, per strategia. Questo è il cambio mentale più importante dell'episodio. Molte persone, quando qualcuno si agita, pensano subito alla risposta. Cosa dico? Come lo rimetto al suo posto? Come faccio a capire che non può parlarmi così? Tutte domande comprensibili, ma non sono le prime. La domanda giusta è: qui cosa sta cambiando? Sta salendo solo il volume? Sta cambiando anche la distanza? L'altro si sta avvicinando? Sta cercando pubblico? Sta bloccando il passaggio? Sta cercando di trascinarti in una scena? Ci sono altre persone intorno? Hai via d'uscita? Ci sono ostacoli? Stai entrando in un punto chiuso? Perché il problema non è solo la voce. Il problema è la direzione in cui la scena si sta muovendo e tu devi leggerla prima. Questo errore è molto diffuso, soprattutto in pubblico. La persona alza la voce, si agita, insiste e tu ti irrigidisci, resti lì per principio, per orgoglio, per non dare l'idea di indietreggiare, per non sembrare debole davanti agli altri. Ma questa è una trappola mentale molto comune, perché confonde la fermezza con l'immobilità e non sono la stessa cosa. A volte il gesto più intelligente non è restare, è spostarti. Non scappare in modo confuso, ma scegliere una posizione migliore, più
aperta, più visibile, più vicina a persone, più lontana dal punto in cui il confronto si sta addensando. La regola qui è semplice: non restare fermo solo per orgoglio. Questo è un errore molto sottile. Molte persone, quando qualcuno alza la voce, fanno istintivamente un passo avanti per sentire meglio, per farsi sentire meglio, per chiarire, per chiudere il problema. Ma ridurre la distanza con una persona aggressiva, nella maggior parte dei casi, non chiarisce, peggiora. Perché la distanza è una delle tue protezioni più semplici. Più la riduci, più aumenti pressione, rischio di contatto, tensione e possibilità di escalation. Quindi una regola d'oro è questa: quando l'altro sale di tono, tu non devi entrare di più nella sua distanza. Se possibile, fai il contrario. Proteggi spazio, spazio davanti a te, spazio laterale, spazio per muoverti. Perché la distanza in queste situazioni non è freddezza, è sicurezza. Qui c'è un altro errore classico. Quando la scena è pubblica, il tuo ego entra subito in gioco. C'è gente intorno, qualcuno guarda, qualcuno ascolta, qualcuno si ferma. E allora il rischio è questo: smetti di pensare alla sicurezza e inizi a pensare all'immagine. Non vuoi sembrare uno che cede, non vuoi sembrare debole, non vuoi lasciare l'ultima parola, non vuoi farti trattare così davanti agli altri. Ma questa è una delle peggiori sostituzioni possibili, perché stai cambiando il tuo obiettivo. Il tuo obiettivo non è vincere socialmente la scena, il tuo obiettivo è uscirne bene. E le due cose non coincidono quasi mai. Quindi una regola molto semplice è questa: non combattere per il pubblico. Il pubblico non ti protegge, al massimo ti filma. Il pubblico non abbassa il rischio. Il pubblico spesso peggiora la recita. Quando l'altro alza la voce, la tua tentazione è spiegare di più, giustificarti, argomentare, fare chiarezza, correggere ogni punto, difenderti frase per frase. È un errore, perché più parole metti, più materiale dai al conflitto e più la persona aggressiva trova appigli, appoggi, frasi da rilanciare. In questi casi funziona molto meglio una comunicazione più corta, più semplice, più bassa, più pulita. Poche parole, chiare, senza sfida, senza ironia, senza umiliazione. Non devi convincere l'altro, devi togliere carburante. E togliere carburante spesso significa proprio questo: parlare meno. Questo è un errore che alcune persone fanno in buona fede. Mettono una mano sul braccio, toccano una spalla, fanno un gesto per calmare, provano a contenere fisicamente il momento. No! Quando una persona è agitata o aggressiva, il contatto fisico può essere letto come invasione, provocazione o trigger e può cambiare la scena molto in fretta. Quindi una regola semplice è questa: non toccare, nemmeno per placare, nemmeno per spiegare, nemmeno per accompagnare. La calma qui non passa dal contatto, passa da distanza, tono e uscita. Questo è un punto importante. Molte persone pensano che le uniche opzioni siano due: restare e affrontare oppure scappare in modo plateale. Ma spesso esiste una terza opzione, che è quella giusta: uscire lateralmente. Vuol dire spostarti in modo pulito verso una zona più aperta, verso persone, verso un banco, un esercizio, un presidio, una via di passaggio più sicura, senza annunciare il gesto come se fosse una sconfitta. L'uscita migliore in questi casi
è quella che abbassa il livello senza aggiungere teatro. Tu non devi fuggire in modo confuso. Devi smettere di stare nel posto sbagliato. Finché è solo tono, la gestione è una. Ma se oltre al tono compaiono altri segnali, il livello cambia. Per esempio, l'altro si avvicina troppo, ti taglia il passaggio, stringe il corpo, fa gesti bruschi, indica, punta, invade, chiama altri, cerca di circondarti, riduce il tuo margine di uscita, trasforma la voce in pressione fisica. A quel punto devi smettere di trattarla come una semplice discussione accesa, perché non lo è più. La tua priorità deve salire immediatamente. Più distanza, più uscita, più attenzione all'ambiente, meno parole, più ricerca di supporto. Perché ci sono momenti in cui la differenza tra scena spiacevole e scena pericolosa si gioca in pochissimi secondi. Questo è forse il punto più delicato di tutto l'episodio. Perché quando qualcuno ti parla male in pubblico, dentro si attiva subito qualcosa. Rabbia, umiliazione, fastidio, orgoglio, voglia di rimettere a posto. Ed è qui che il cervello costruisce una frase pericolosa. Non posso lasciarla passare. Attenzione, a volte non è dignità, è rabbia che si è vestita bene e se la lasci guidare ti porta esattamente dove non devi andare, più vicino, più dentro, più alto di tono, più bloccato nella scena. Quindi una regola molto semplice è questa: non lasciare che il bisogno di non perdere la faccia ti faccia perdere il controllo. Questo è il cuore dell'episodio. Quando una persona aggressiva alza la voce in pubblico, il tuo obiettivo iniziale non è farla smettere, non è convincerla, non è umiliarla, non è avere l'ultima parola, non è dimostrare che hai ragione. Il tuo obiettivo è molto più semplice: non farti ingabbiare nella sua scena, non nel suo tono, non nel suo ritmo, non nella sua distanza, non nel suo pubblico, non nel suo bisogno di conflitto. Se ci riesci, hai già fatto moltissimo, perché hai evitato la cosa più pericolosa: diventare parte della stessa escalation. Ti lascio una sequenza pulita. Una persona alza la voce in pubblico. Non rispondi sullo stesso tono. Osservi cosa sta cambiando davvero. Tono, distanza, movimento, uscite, presenza di altri. Non resti fermo solo per orgoglio, non ti avvicini per chiarire meglio. Parli meno, più semplice, più basso. Non tocchi, cerchi una posizione più favorevole o un'uscita laterale. Se il livello cambia davvero e la scena si stringe, alzi subito la tua prudenza e smetti di trattarla come semplice discussione. Il tuo obiettivo non è vincere la scena, è uscirne bene. Questa è già una gestione molto più intelligente della media. Questa è la frase che voglio lasciarti. Quando una persona aggressiva alza la voce, il rischio più grande non è solo ciò che dice, è la tua tentazione di darle la tua stessa energia, il tuo tono, il tuo orgoglio, la tua rabbia, la tua immobilità, la tua voglia di chiudere il conto davanti a tutti. E invece la tua forza in quel momento è molto semplice: abbassare il tuo ritmo, proteggere spazio, scegliere uscita, non regalare altra energia a una scena che può solo peggiorare. Io sono Enigma e anche qui la logica resta la stessa. Niente panico, niente orgoglio inutile, niente confusione tra dignità e ostinazione. Solo una domanda: cosa fare subito?
Nel prossimo episodio passiamo a un'altra situazione molto concreta. Ti svegli di notte e senti odore di fumo. Cosa fare senza perdere secondi preziosi?